Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Famciclovir Pensa Pharma SPA. Ultimo aggiornamento. 31 dicembre 2021. Cos'ha Famciclovir Pensa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Famciclovir Pensa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Famciclovir Pensa? Famciclovir Pensa ha un farmaco a base del principio attivo famciclovir, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Pensa Pharma SPA. Famciclovir Pensa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pensa Pharma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: famciclovir. Gruppo terapeutico: antiretrovirali. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: infezioni da virus varicella zoster, VZV, herpes zoster. Famciclovir Pensa è indicato per il trattamento dell'herpes zoster e dello zoster oftalmico negli adulti immunocompetenti, vedere paragrafo 4. Il trattamento dell'herpes zoster negli adulti immunocompromessi, vedere paragrafo 4. Infezioni da virus herpes simplex, HSV, herpes genitale. Famciclovir Pensa è indicato per il trattamento del primo episodio e degli episodi ricorrenti di herpes genitale negli adulti immunocompetenti. Il trattamento degli episodi ricorrenti di herpes genitale negli adulti immunocompromessi. La soppressione dell'herpes genitale ricorrente negli adulti immunocompetenti e immunocompromessi. Non sono stati condotti studi clinici in pazienti immunocompromessi affetti da HSV per cause differenti dalle infezioni da HIV. Vedere paragrafo 5.1. Posologia: herpes zoster e zoster oftalmico in adulti immunocompetenti. 500 mg 3 volte al giorno per 7 giorni. Il trattamento deve iniziare non appena possibile dopo la diagnosi di herpes zoster o zoster oftalmico. Herpes zoster in adulti immunocompromessi. 500 mg 3 volte al giorno per 10 giorni. Il trattamento deve iniziare non appena possibile dopo la diagnosi di herpes zoster. Herpes genitale in adulti immunocompetenti. Primo episodio di herpes genitale. 250 mg 3 volte al giorno per 5 giorni. Si consiglia di iniziare il trattamento non appena possibile dopo la diagnosi di primo episodio di herpes genitale. Trattamento episodico di herpes genitale ricorrente: 125 mg 2 volte al giorno per 5 giorni. Si consiglia di iniziare il trattamento non appena possibile alla comparsa dei sintomi prodromici, esempio formicolio, prurito, bruciore, dolore o delle lesioni. Herpes genitale ricorrente in adulti immunocompromessi. Trattamento episodico di herpes genitale ricorrente: 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni. Si consiglia di iniziare il trattamento non appena possibile alla comparsa dei sintomi prodromici, esempio formicolio, prurito, bruciore, dolore o delle lesioni. Soppressione dell'herpes genitale ricorrente in adulti immunocompetenti: 250 mg 2 volte al giorno. La terapia soppressiva deve essere interrotta dopo un massimo di 12 mesi di trattamento antivirale continuativo per rivalutare la frequenza e la gravità delle ricorrenze. Il periodo minimo di rivalutazione deve includere 2 ricorrenze. I pazienti che continuano ad avere una malattia significativa possono iniziare nuovamente il trattamento soppressivo. Soppressione dell'herpes genitale ricorrente in adulti immunocompromessi: 500 mg 2 volte al giorno. Pazienti con compromissione della funzionalità renale. Poiché a copyright una ridotta clearance del penciclovir è correlata ad una ridotta funzionalità renale, misurata dalla clearance della creatinina, si deve prestare particolare attenzione al dosaggio nei pazienti con ridotta funzionalità renale. Le dosi raccomandate nei pazienti adulti con compromissione della funzionalità renale sono indicate in tabella 1. Tabella 1. Dosi raccomandate in pazienti adulti con compromissione della funzionalità renale. Indicazione: dose nominale. Clearance della creatinina ml/min. Dose aggiustata. Herpes zoster in adulti immunocompetenti: 500 mg 3 volte al giorno per 7 giorni. A 0 yen 60. 500 mg 3 volte al giorno per 7 giorni. 40, 59. 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni.
giorni. 20, 39, 500 mg una volta al giorno per 7 giorni. 20, 250 mg una volta al giorno per 7 giorni. Pazienti in emodialisi. 250 mg dopo ogni dialisi nei 7 giorni. Herpes zoster in adulti immunocompromessi. 500 mg 3 volte al giorno per 10 giorni. A 0 yen 60. 500 mg 3 volte al giorno per 10 giorni. 40, 59. 500 mg 2 volte al giorno per 10 giorni. 20, 39. 500 mg una volta al giorno per 10 giorni. 20, 250 mg una volta al giorno per 10 giorni. Pazienti in emodialisi. 250 mg dopo ogni dialisi nei 10 giorni. Herpes genitale in adulti immunocompetenti. Primo episodio di herpes genitale. 250 mg 3 volte al giorno per 5 giorni. A 0 yen 40. 250 mg 3 volte al giorno per 5 giorni. 20, 39. 250 mg 2 volte al giorno per 5 giorni. 20, 250 mg una volta al giorno per 5 giorni. Pazienti in emodialisi. 250 mg dopo ogni dialisi nei 5 giorni. Herpes genitale in adulti immunocompetenti. Trattamento episodico di herpes genitale ricorrente. 125 mg 2 volte al giorno per 5 giorni. A 0 yen 20. 125 mg 2 volte al giorno per 5 giorni. 20. 125 mg una volta al giorno per 5 giorni. Pazienti in emodialisi. 125 mg dopo ogni dialisi nei 5 giorni. Herpes genitale in adulti immunocompromessi. Trattamento episodico di herpes genitale ricorrente. 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni. A 0 yen 40. 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni. 20, 39. 500 mg una volta al giorno per 7 giorni. 20, 250 mg una volta al giorno per 7 giorni. Pazienti in emodialisi. 250 mg dopo ogni dialisi nei 7 giorni. Soppressione di herpes genitale ricorrente in adulti immunocompetenti. 250 mg 2 volte al giorno. A 0 yen 40. 250 mg 2 volte al giorno. 20 a 39. 125 mg 2 volte al giorno. 20, 125 mg una volta al giorno. Pazienti in emodialisi. 125 mg dopo ogni dialisi. Soppressione di herpes genitale ricorrente in adulti immunocompromessi. 500 mg 2 volte al giorno. A 0 yen 40. 500 mg 2 volte al giorno. 20, 39. 500 mg una volta al giorno. 20, 250 mg una volta al giorno. Pazienti in emodialisi. 250 mg dopo ogni dialisi. Pazienti con compromissione della funzionalità renale in emodialisi. Poiché copyright un'emodialisi di 4 ore ha determinato una riduzione fino al 75% delle concentrazioni plasmatiche di penciclovir. Famciclovir deve essere somministrato subito dopo la dialisi. Le dosi raccomandate per i pazienti in emodialisi sono indicate in tabella 1. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata non ha richiesto alcun aggiustamento posologico. Non sono disponibili dati in pazienti con compromissione epatica grave, vedere paragrafo 4, 4 e 5, 2. Anziani, 65 anni. Non sono richieste modifiche del dosaggio, se non in caso di compromissione della funzionalità renale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia dell'uso di famciclovir pensa nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non è stata stabilita. I dati attualmente disponibili sono descritti ai paragrafi 5, 1 e 5, 2. Pazienti di razza nera. Uno studio controllato con placebo nei pazienti immunocompetenti di razza nera con herpes genitale ricorrente non ha mostrato differenze di efficacia tra pazienti trattati con famciclovir 1000 mg 2 volte al giorno per un giorno e placebo. Non ci sono stati risultati nuovi o inattesi relativi alla sicurezza in questa sperimentazione su pazienti di razza nera. Questa mancanza di efficacia in un regime di trattamento di un giorno non può essere estrapolata a 5 giorni di regime di trattamento per l'herpes genitale ricorrente, 125 mg 2 volte al giorno per 5 giorni, o per altre indicazioni in pazienti di razza nera. Modo di somministrazione. Famciclovir pensa può essere assunto indifferentemente durante o lontano dai pasti. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità a penciclovir. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Uso in pazienti con compromissione renale. Nei pazienti con funzionalità renale compromessa si deve modificare il dosaggio, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 9. Uso in pazienti con compromissione epatica. Famciclovir non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti degli altri medicinali su famciclovir. Non sono state identificate interazioni clinicamente significative.
L'uso concomitante di probenecid può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di penciclovir, il metabolita attivo di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere famciclovir pensa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere famciclovir pensa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Non ci sono dati che supportino raccomandazioni speciali per le donne in età fertile. Le pazienti con herpes genitale devono essere informate sulla necessità di evitare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non è stato condotto alcuno studio per indagare gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, i pazienti in terapia con famciclovir pensa che manifestano capogiri, sonnolenza, confusione o altri disturbi del sistema nervoso centrale devono astenersi dal guidare veicoli e dall'usare macchinari. Effetti indesiderati. Negli studi clinici sono state segnalate cefalea e nausea. Questi effetti sono stati generalmente di intensità lieve o moderata e si sono verificati con una frequenza simile anche nei pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I casi di sovradosaggio con famciclovir sono limitati. In caso di sovradosaggio, si deve istituire la terapia sintomatica e di supporto del caso. Raramente è stata segnalata insufficienza renale acuta in pazienti con patologia renale latente nei quali la dose di famciclovir non era stata adeguatamente ridotta in relazione al livello di funzionalità renale. Penciclovir adializzabile. Le concentrazioni plasmatiche sono ridotte di circa il 75% dopo 4 ore di emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Nucleosidi e nucleotidi, con l'esclusione degli inibitori della trascrittasi inversa. Codice ATC. Ilunga 05AB09. Il famciclovir ha un profarmaco. Dopo assorbimento, il famciclovir viene rapidamente convertito in penciclovir. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Famciclovir è il profarmaco orale del penciclovir, metabolita attivo contro i virus. In seguito alla somministrazione orale, il famciclovir viene rapidamente assorbito e ampiamente convertito in penciclovir. La biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza, tossicità generale. Gli studi di sicurezza farmacologica e tossicità a dosi ripetute non rilevano rischi particolari per l'uomo. Carcinogenicità. Ad alte dosi nel ratto femmina è stato riportato un incremento, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, amido pregelatinizzato, sodio lauril solfato, cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, acido stearico, rivestimento, ipromellosa, E464, titanio diossido, E171, macrogol 4000, macrogol 6000, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.